Ok, allora torniamo in diretta, ci scusiamo per il problema tecnico e probabilmente è saltato un accordo con Elon Musk, domani lo chiamerò e sentirò come mai, ma torniamo a bomba su Antonio e su Anna. Allora, stavamo vedendo Antonio e Anna, siete di nuovo in studio, stavamo vedendo Antonio il Palio. Sì, 2 luglio 1981, credo l'abbiamo visto quasi per intero, insomma, un bellissimo palio dove l'Aquila parte ultima e arriva prima con il grande Rimini e Silvano Vigni, detto Bastiano. Grande sconfitto di quel palio, Aceto e Panezio nella chiocciola. Fu un palio importante perché Bastiano aveva vinto nel 78, nell'80, nell'81 si affermava come fantino sicuramente emergente in quel momento. Okay, so we apologize for the interruption there of the live broadcast, but Diego will make some phone calls tomorrow to make sure that won't happen again. But a great race, the 2nd of July 1981, and Aquila won with the jockey called Bastiano and the horse was called Rimini. And Antonio was just saying that Bastiano had won the years before, and so he kind of kept his momentum going here. And the favorite, the jockey, was Aceto, the most decorated jockey in all of Palio history, actually. And the horse was Panezio, another legendary Palio horse. They were running for the Chiocciola but didn't win, so it was a great victory for Aquila, who left last and then ended up, as you saw. We're not sure how much of the video you were able to see, but of course Aquila was not leading until the very last San Martino curve, and what a victory it was. And you also got to hear Antonio when he was introducing the video, the voice of the commentator, the great Paolo Fraiese, a journalist who did the commentary on the Palio for many, many years on RAI, the Italian broadcasting network. So you could hear the mosiere, the guy telling the horses to get in between the ropes, getting a bit frustrated, but eventually the horses left, and what a race it was. E a proposito di Rai, un ultimo palio, giusto Antonio? Lo ricordiamo bellissimo. Questo è stato anche l'anno in cui c'è stato l'attentato a Giovanni Paolo II. Velocemente, questa è un'immagine che abbiamo raccolto dell'attentato di Giovanni Paolo II nel 1981. Ecco, esatto. Andrei avanti subito su il palio. Antonio, lo vuoi introdurre? Abbiamo un ultimo contributo che è un bellissimo filmato targato Studio Luce, quindi archivio storico Studio Luce, filmato se vogliamo dire così, proprio storico, che ci dà la possibilità di vedere il palio del 2 luglio 1954, che è il primo palio trasmesso dalla RAI, Radio Televisione Italiana, appunto l'emittente nazionale, un palio che vede vincitore l'Onda con il leggendario Giorgio Terni, detto Vittorino, e la cavallina Gaudenzia, che appunto sarà usata poi dalla scrittrice americana per scrivere un famoso libro, La regina di Gaudenzia e la regina del Palio, da cui il famoso regista Zampa riprenderà lo spunto per creare una pellicola cinematografica, un film da lì a qualche anno, nel 1958. Vediamo. Diamo tempo ad Anna un attimo di tradurre prima che parta il filmato. Nel 54 Gaudenzia, che apparteneva al nonno di Diego Giacchetti Benito. Sembra quasi tu l'abbia fatto apposta. No, però è giusto dirlo. Vai Anna, su una traduzione, poi partiamo con il filmato mettendo l'audio, Antonio? Sì, mi sembra c'è un piccolo audio di sottofondo. Ok, allora Anna, un attimo di tempo e poi facciamo partire il filmato. Okay, so this last palio that we'd like to show you tonight is actually the first palio that was broadcast on RAI. RAI, R-A-I, is the Italian Broadcasting Network, and it was the first palio that was broadcast to the general public on the 2nd of July 1954. A very interesting palio race, not only because it's wonderful, but we have the Onda Contrada won, the jockey was Vittorino, and the horse was Gaudenzia. And Antonio and Diego were laughing a bit. If you've been following us, you know very well that Diego is a very famous grandfather as far as Siena goes, because his grandfather raised the horse Gaudenzia, one of the Palio greats. So we're amongst
princely blood here, Antonio. So the race we will show you thanks to the Studio Luce, which has Guardiamo il video. Yeah, it's not the whole race, but we can get an idea. And I'd just like to mention that many Palio races, as Diego and Antonio were saying before, that the Palio is kind of a mirror of what's happening in society, and that's why we showed you that image of Aldo Moro in 1978 and the assassination attempt of John Paul II. And every Palio race is dedicated to something as well. And so this Palio race of 1954 is dedicated to 10 years since the liberation of Siena from the Nazi forces in 1944. So just to, bad things happen, but then good happen, and we commemorate them with the Palio. Ok, allora direi di guardare adesso il filmato. Una sole sostituisce il nastro del via nella più pittoresca delle corse al galoppo, il Palio di Siena. Curve come un gioco d'azzardo, cunicoli stretti delle diretture, e la gara si svolge a un tempo implacabile. Fin dal via, dalla mossa, come qui la chiamano, la grigia Gaudenzia ha preso il comando e continua a tenerlo mentre i fantini di altre contrade perdono le stappe. Sull'incalzare, sul crepitare degli zoccoli, volano i nomi dell'araldica cittadina, quelli delle 17 contrade: Istrice, Aquila, Drago, Civetta, Lupa, Torre, Liocorno, Onda. Va come sferzato dal vento il berbero dell'Onda. Il fantino gli mette l'acceleratore. Le bandiere delle contrade si riversano sulla pista in un'allegra burrasca di emblemi e di colori. Ha vinto 33esima volta l'Onda. Ecco, il commentatore Antonio chi era? Se non erro Gigli, giusto? Non possiamo dirlo con certezza, però considera questi sono ovviamente l'Istituto Luce in quel tempo tipo, faceva una simile raccolta, no, di vari filmati e poi le venivano trasmessi a distanza di qualche giorno, quindi è una voce narrante se vogliamo chiamarla così, ma era un minuto magari del Palio di Siena, poi dopo il contributo dopo magari sarebbe stato 45 secondi di un'altra manifestazione, quindi la voce che narrava. Però quello che è bello da un filmato del genere nel 54 è vedere, no, alcune piccoli dettagli però che sono bellissimi, come i figuranti, o come, se ci hai fatto caso, l'entrata fulminea di Vittorino della rincorsa, non esisteva il tondino, oppure che i figuranti munturati ancora al terzo giro non c'era nessuno in pista, aspettavano tutti che finisse, che arrivasse proprio il cavallo al bandierino. Cioè comunque ti dà l'idea, è un filmato di quasi 80 anni fa con immagini belle, nitide, che il Palio, no, è qualcosa davvero di profondo. So that was a really interesting video, and Diego was asking, do we know who the commentator was? We don't, but if you could understand, it was a very, almost a poetic commentary that we heard, and some of the images that Antonio was describing, seeing the people in the costumes from 1954, seeing how the mossa, how the start of the race worked, and seeing Onda, Vittorino on that magnificent horse Gaudenzia coming in like a bolt of lightning from the last position, a very rare position to win from, but of course it won. Also noting some differences between the Palio of today and the Palio of 70 years ago, where you have the, Antonio said, the tondino, which is where the jockeys would go around and talk to each other and make other deals. That didn't happen then. So we can see an evolution of the Palio by watching these older videos. And Gaudenzia, mamma mia che bella, soprattutto anche in bianco e nero. Questa bellissima, bellissima. That beautiful grey horse of Gaudenzia, really, tra l'altro really. avrei anche un pagliotto proprio sulla mia testa, sopra lo studio qui accanto c'ho un pagliotto, quindi Diego posso has a toccare picture. con la mano, ecco qua dietro. Oh, Che è il pagliotto appunto che hanno dato a mio bisnonno, che poi come ricordo, come celebrazione appunto alla proprietaria, lo usa ancora questa usanza, che c'è il riconoscimento al proprietario del cavallo vittorioso. Attualmente viene dato il giorno in cui viene consegnato il Masgalano,
alla contrada che ha vinto il Masgalano e fa la sbandierata in piazza con la comparsa. Vengono premiati anche i proprietari dei cavalli vittoriosi a luglio-agosto. E tra l'altro ci volevo far vedere la prima trasmissione, perché in quell'anno lì c'è stata la prima trasmissione Rai, che era una presentatrice che praticamente ha lanciato, adesso lo mando un attimo avanti, ma questa qui è la prima trasmissione della storia, che è lo stesso anno in cui ci sono state le riprese. È corretto, 1954. Esatto, 3 gennaio 1954 la prima trasmissione del programma nazionale Rai, che è questa. E il 2 luglio trasmisero il Palio di Siena. Esatto, sentiamo. Suo regolare servizio Ecco. televisione italiana. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Ore 15:45, pomeriggio sportivo. Ore 17:30, Le miserie del signor Trevet, un film diretto da Mario Soldati. Ecco, quindi questa era la prima trasmissione della storia della Rai. Stavo per mettermi anch'io quel vestito stasera, però vabbè. Meno male. L'hai lasciato nella nafta, nella nafta dentro l'armadio. Sì, allora va bene, dunque spiega un attimo, Anna, chi ci segue. Dire quello del Pagliotto, perché è bellissimo. Certo. So no, I hate to interrupt, but if I just translate a little bit for our English-speaking friends, before we just saw, that video that we just saw was the first ever transmission on the RAI, the Italian National Broadcasting Company, from 1954, the 3rd of January. And before that, Diego and Antonio were talking about, again, Gaudentia. And above Diego's head, we can't see it right now, but he has a Paliotto, which is in recognition of the owner of the horse Gaudentia. This is a tradition that continues today, that when the Masgalano, the award for the best, for the most beautiful contrada, shall we say, is awarded after both Palio races, there's also an award given to the owners of the horses in recognition of the work they did to raise such a champion. So, okay, and then the race, of course, we saw 1954, the first Palio race ever broadcast on the Rai channel. Ok. Beh, direi che siamo arrivati alla fine della nostra puntata. È stato come sempre un piacere parlare con Antonio e Anna. Ovviamente vi ringrazio per averci seguito in diretta. Continuate a seguirci su Place to Be Siena, Livebox. Ogni tanto torneremo a parlare di Palio, aspettando Palio Live. Non sappiamo, come dicevamo all'inizio della puntata, come andrà a finire per quest'anno. Cerchiamo ancora di essere ottimisti, anche se poi le notizie non sono poi del tutto ottimistiche. Io saluto Anna e Antonio, che ci torneranno a trovare, spero, prima possibile, per raccontare ancora qualche aneddoto di Palio, magari la prossima volta anche con qualche ospite, come abbiamo avuto 2 settimane fa, giusto? Sì, certo, parlare di Palio è sempre una terapia e credo che faccia bene. Ovvio, tutti cerchiamo di essere positivi e di sperare per il meglio, però poi dobbiamo fare i conti con la realtà e ci adegueremo, ovviamente. Però grazie a tutti che ci avete seguito, è sempre bellissimo essere qui con voi e parlare di Palio, con Anna soprattutto. Anche se è lupaiola, però. Thank you for following us here on this edition of Live Box, Aspettando Palio Live, waiting for Palio Live. Antonio was just saying that it's always a bit of a therapy session being able to talk about the Palio, and Diego was saying, again, we don't know if we will indeed even run the Palio in the year 2020, but we will try and be optimistic despite the circumstances of this pandemic. But it's wonderful to talk with Diego and Antonio about the Palio, and Antonio is being a cheeky chappy because that is what he is. He said he likes talking to me about the Palio, even though I'm a lupaiola, which means I'm a member of the she-wolf contrada. I'm not biased. Yes, I am. And he's a member of the porcupine. So if you don't know why we're laughing, then you need to follow us more and learn more about the rivals in the Palio of Siena. Magari lo dedichiamo a una prossima puntata. Allora, di nuovo, grazie a tutti di averci seguito.
continuate a seguirci in diretta su Presto Pistine anche nei prossimi giorni con tante nuove dirette sul Livebox e ci vediamo presto, ciao.